Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, benvenuti e bentornati sul canale. I veterani giustamente avranno riconosciuto la location perché quando vedete questo tavolino trattasi di video pippone. Per gli ultimi arrivati, siete in tanti, vi rubo 30 secondi, mi presento un attimo. Io sono Francesco ed insieme a mia moglie Sara stiamo vivendo, lavorando 6 mesi dall'altra parte del mondo con una super Tenere chiamata Tenerona e 6 mesi da questa parte del mondo con GS Adventure 1250 che potete vedere qua di fianco, chiamata Sorellona. Se buttate un occhio nella categoria playlist all'interno del nostro canale trovate tutte le stagioni e a cascata tutti i video in ordine cronologico. Praticamente dall'ormai lontano novembre 2022, considerate che oggi siamo fine novembre 2025, se mi fermo faccio fatica a crederci che sono passati 3 anni, ma a parte questo dettaglio noi abbiamo vissuto condiviso la nostra vita oltre 20 mesi nei vari paesi del Sud America e per una parte dei restanti abbiamo un po' condiviso l'Italia e l'Europa. Quindi se la matematica non è un'opinione, ogni 6, 7, 8 mesi per circa un mese riappare questo tavolino per la realizzazione di video pipponi dove io cerco di portare tutte le novità che ci serviranno per la stagione successiva. Quindi vista la location non ci dovrebbero essere dubbi, trattasi di video pippone, ma oggi con orgoglio, soddisfazione e felicità iniziamo una nuova serie. Non pippone ma Pippore e resta per regalo, quindi mettetevi le cinture perché oggi si balla. Come promemoria questo lo attacchiamo qua. Ed ora, prima di iniziare questa nuova serie, ripetete insieme a me: grazie Francesco, grazie Francesco. Scherzi a parte, che poi scherzi un cazzo perché lo vedrete nel corso del video, non sto scherzando minimamente. Comunque, nel video pippone scorso abbiamo parlato dei caschi che porteremo in Sud America, ma a questi caschi manca un accessorio per noi fondamentale. Prima domanda: cosa vedete qua sopra? Oramai vi conosco bene, sono convinto che la vostra prima risposta sarà un mucchio di soldi, Francesco. E come darvi torto, perché se facessimo la somma di ogni singolo prodotto prezzo di listino sopra il tavolino dell'Ikea avremmo circa 2000 euro. E 2000 euro, anche se la 13ª è vicina, è tanta roba. E poi onestamente Francesco non capisco il nesso tra pippore e ci fai vedere tutta questa roba costosissima. Ma stiamo calmi che il bello deve arrivare e arriverà. Allora, qua sopra abbiamo 2 caschi che porteremo in Sud America e i migliori interfoni presenti sul mercato selezionati dal sottoscritto. Ma andiamo per gradi: chi sono i migliori produttori? Senza mettere davanti nessuno ve li dico in ordine alfabetico: Cardo, Interphone, Midland e Sena. Ovviamente tutti e 4 i brand producono la fascia bassa, la fascia intermedia e la fascia top. Quelli che vedete nella prima fila sono la versione top di ogni brand e nel dettaglio abbiamo il Pack Talk Pro di casa Cardo, lo Ucom 16 di Interphone, l'R1 Mesh di casa Midland, nel caso specifico vedete versione combo, e per essere precisi e puntigliosi il top di gamma sarebbe il Rush, ma cambiano realmente piccolissimi dettagli che poi vedremo. Concludendo con l'S60 di casa Sena. Però qua Francesco vedo che in casa Sena ne ha scelti ulteriori 2. Perché? Allora, per tranquillizzarvi in questo video vi dico subito che non entreremo nei dettagli di ogni singolo prodotto perché altrimenti a fine video la barba mi arriverà qua e voi le balle ve le pisterete. Anche perché, come nel video pippone del casco Rai, non voglio parlarvi delle caratteristiche tecniche, quelle andate nei vari siti e le trovate tranquillamente. Quello che mi piacerebbe fare è toccare con mano il prodotto per capire come è stato progettato. Inoltre, per semplificarvi un po' la scelta, bisogna anche dire che le caratteristiche tecniche dei top di gamma si assomigliano. Non è giusto dire che sono identici, ma comunque si avvicinano tantissimo. L'unico tra i 4 che ha qualcosina in più, ma anche tra tutti, è il Sena S60 perché ha una versione del mesh migliorata, che poi vedremo. Però ancora non ci hai detto perché di Sena ne hai selezionati 3 quando degli altri brand uno solo. Noi abbiamo questi caschi e la scelta dell'interfono da applicare indistintamente dalle caratteristiche tecniche di ognuno ha 4 soluzioni. Una soluzione è l'interfono dedicato. Che significa? Significa che l'interfono è stato progettato in sinergia con chi produce il casco. Tipo nello Shoei Neotech 3 di Sara trovate questi spazi, guardate. Possiamo togliere questo coperchio, idem per l'altra parte. Dietro la nuca c'è l'altro sportellino con all'interno l'alloggio per la batteria, ma togliamo anche il guanciotto per vedere gli spazi interni. Vedete questi spazi bianchi nell'alloggio della cassa servono per ancorare la cassa stessa, mentre dall'altra parte trovate addirittura lo spazio dedicato al cavo e al microfono, con addirittura questi incavi che servono a far spazio ai cablaggi per arrivare nella parte posteriore, ovvero nel vano batteria. In questo caso lo Shuei Comlink di Sena SRL3, andiamo a fare un unboxing.
Ecco come si presenta. Praticamente sembra un ragno, ma capite benissimo che la lunghezza dei cavi e tutti gli inserti con le casse e addirittura gli attacchi di cui vi parlavo si sposano alla perfezione con questo casco. Panno in microfibra per non rigare il casco, vi faccio vedere quanto tempo impiego ad installare l'interfono. E lavoro terminato in 5 minuti tondi tondi perché me l'ho voluta prendere comoda. Ma soprattutto guardate il lavoro finito quanto è pulito. I connettori rimangono perfettamente nascosti sotto ai guanciali. Qua è ancora più piccolino, eccolo qua. L'asta del microfono alla lunghezza giusta, ma soprattutto lo scasso a misura. Questa è la vista di destra con il tastino per il mesh e questa è la vista pulitissima della centralina con il LED. Nella parte posteriore la presa USB di tipo C per la ricarica ed il relativo LED per lo stato di ricarica. Quando rosso la batteria sta ricaricando, mentre quando è blu la batteria è completamente carica. Ma ora ritogliamo i guanciali per vedere nel dettaglio come rimangono i cablaggi all'interno e capite benissimo che essendo tutto studiato in sinergia il lavoro ovviamente rimane super pulito. Dalle casse ai passaggi per i cavi del microfono è tutto a misura, le antenne incassate, anche il fermacavi, i cavi piatti, gli scassi a misura per le casse. Personalmente sapete quanto sono rottura di balle, questa precisione anche se interna mi piace tantissimo. Questi invece sono i pezzi che toglierete dal casco perché l'interfono ha preso il loro posto e il sound è in collaborazione con Harman Kardon. Poi c'è la seconda soluzione, quella con l'interfono generico e centralina fissa, e tra quelli selezionati dal sottoscritto c'è il Sena 50R che ora andremo ad aprire. Confezione piccolina in stile Apple, velocissimo unboxing, dai che ce la facciamo, ed ecco come si presenta. Andiamo a toglierlo, bellissimo esteticamente. Classiche istruzioni, casse di generose dimensioni Harman Kardon, poi ovviamente abbiamo il microfono, supporto fisso, adesivi, velcro, altra cassa e questo cavo con la centralina incorporata da USB A a USB C serve per l'aggiornamento. Addirittura troviamo questi dischetti con la gomma piuma interna ed il velcro ai lati che servono per aumentare o diminuire la distanza della cassa dall'orecchio. Per adesso lo appoggiamo all'angolo e passiamo alla terza soluzione, ovvero interfono generico con centralina fissa e batteria separata, perché in questo caso la batteria è integrata all'interno della centralina. Ed in questo caso tra quelli scelti abbiamo l'interphone Ucom 16, veloce unboxing, cofanetto che si apre in questa maniera, qua è volato via qualcosa ed ecco come si presenta. Addirittura senza sacchettini, ma tutto di carta, questa cosa ci piace. Microfoni ed andiamo alla ricerca delle casse. Sicuramente qua dentro troveremo i classici accessori per installarlo. Ed anche questa la spostiamo qua per passare sempre all'interfono generico, questa volta con centralina e batteria integrata, ma centralina che si può spostare da un casco ad un altro. E sicuramente questa è la configurazione più classica, infatti tra gli interfoni scelti troviamo il Cardo PackTalk Pro, il Midland R1 Mesh ed il Sena 60S. E senza perdere tempo, unboxing veloce di ognuno e partiamo dal Cardo. Troviamo una doppia confezione, quella interna si apre a cofanetto addirittura calamitata ed ecco come si presenta il Cardo nella versione top di gamma. Centralina che in questo caso non sarà collegata da nessun cavo. Andiamo a sollevare. Istruzioni ed adesivi. Confezione minimalista e questa cosa mi piace. Sacchettino dove all'interno troviamo le casse enormi, ma qua ci torniamo. Cavo lo rimettiamo che non ci serve. Mentre di questa abbiamo bisogno perché la basetta per tenere la centralina. E senza rovinare la confezione, poi capite il motivo. Qua troviamo tutti gli accessori per l'installazione, ma non ci servono. Ok. Appoggiamo tutto qua. Passiamo al Midland. Ecco come si presentano le centraline del Midland.
Ne prendiamo solo uno. Qua troviamo un mare di roba perché oggettivamente sono due, ma richiudiamo perché questo è quello che ci interessa. Ok. Infine lo spazio è terminato, ma facciamo un veloce unboxing anche del Sena S60, anche in questo caso apertura a cofanetto, istruzione nella parte alta ed andiamo ad aprirlo. Qua cosa troviamo? Non voglio assolutamente rovinare la confezione. Queste cose non ci interessano, quindi rimettiamo all'interno. Qua dovremmo avere le casse. Prendiamo la centralina, vediamo cosa si cela nella parte sottostante. Addirittura troviamo un secondo kit, tutti gli adesivi per l'installazione non ci servono, mentre di qua troviamo le cover intercambiabili di diverse colorazioni. Eccole qua. Ok, e dopo questo rapidissimo unboxing, prima di entrare nel dettaglio di ogni interfono, ripeto che in questo video non ci soffermeremo sulle caratteristiche tecniche di ognuno, prendiamo il casco per vedere come rimane la basetta e la centralina all'esterno. Allora, questo è il casco a cui dobbiamo applicare l'interfono, lo conosciamo tutti, ci ho fatto il video pippone, l'ho sviscerato, ma qua Arai non ha la stessa filosofia di Shoei. Che significa? Significa che non esiste un interfono dedicato per i caschi Arai, loro non collaborano con i produttori di interfoni, quindi l'unica scelta che abbiamo è quella di mettere un interfono generico, perché la sola predisposizione che troviamo all'interno è lo spazio per le casse. Detto questo, trovandoci di fronte alle migliori soluzioni presenti sul mercato, esiste l'interfono perfetto? La risposta oggettiva è assolutamente no, perché per ogni soluzione ci sono pro e contro. Vi faccio un esempio: io sono un fan dell'interfono dedicato, lo so, sono una rottura di balle, mi piacciono le cose precise, le cose pulite, faccio subito ad installarlo, ma devo anche riconoscere che l'interfono dedicato ha 3 contro. Guardate dove si trova la presa USB-C per la ricarica. Che significa? Significa che se io devo ricaricare la centralina non posso staccarla e portarla vicino a una presa di corrente, ma devo prendere tutto il casco e portarci il casco stesso. Può sembrare una sciocchezza, ma fino a quando non ci si passa non ci si pensa. Seconda cosa, quando cambierete il casco, nel 99% dei casi l'interfono non sarà riutilizzabile perché appunto non è un interfono generico, anche se in questo caso specifico sono stati abbastanza lungimiranti perché l'SRL3 può essere utilizzato sia sul Neotech che sul casco integrale, ma anche sul Jet, sempre di casa Shoei. Terza cosa, essendo un progetto dedicato, le vendite non saranno mai tantissime a livello numerico, quindi capiamo benissimo che il costo sarà importante. Ma basta chiacchiere, ora dobbiamo scegliere l'interfono per il mio casco da abbinare ovviamente al casco di Sara, perché se non si fosse capito, qua l'interfono già l'abbiamo scelto. In questa situazione bisogna dire che ho le mani un po' legate. Per rispondere vi devo entrare un po' nel tecnico. Se prendiamo due interfoni qualsiasi, comunicano tra di loro senza fili con due tipi di connessioni. E qua arriva il solito grafico, perché abbiamo la connessione Bluetooth e la connessione Mesh. E soprattutto la solita domanda che attanaglia tutti, ovvero: è possibile collegare l'interfono di un brand con l'interfono di un altro brand? Vi semplifico la risposta dicendovi sì, si può fare, ma attenzione, perché se prendete due interfoni dello stesso brand è un po' come fare l'amore, tutto funziona perfettamente. Mentre ad esempio se prendete Midland con Cardo, ma ripeto qualsiasi tipo di combinazione, può capitare di dover intraprendere quelle che potremmo definire vie secondarie. Ad esempio al Midland possiamo dire che il Cardo non è un interfono, bensì un TFT della moto oppure un cellulare, e considerate che qualsiasi tipo di brand via Bluetooth non avrà mai il più piccolo problema a collegarsi ad un cellulare. Inoltre la connessione Bluetooth ha anche dei limiti. Seguite il grafico. Soffermatevi sul grafico del Bluetooth. Ogni lettera è un motociclista, anzi ve la semplifico: A sono io, B è Sara, C è un mio amico e D è la ragazza del mio amico. Guardate la sequenza. La connessione Bluetooth è una connessione che potremmo definire a catena. Che significa? Significa che noi potremmo parlare tutti insieme, ma dobbiamo rispettare la sequenza, ovvero se il mio amico mi sorpassa, ovviamente si spezzerà la catena e salterà la connessione. Con il mesh invece non avremo più questo problema, perché la connessione viene definita a maglia. Ogni motociclista è visto come un nodo, quindi ogni motociclista può sorpassare e farsi sorpassare, non deve mantenere la posizione. Inoltre il mesh ha una portata, quindi un raggio d'azione superiore a Bluetooth, oltre ad una configurazione
più semplice. Ma attenzione, perché ora arrivano i problemi, ovvero la connessione mesh del Midland funziona solo con centraline Midland, la connessione mesh del Cardo funziona solo con centraline Cardo, mentre per i dispositivi Sena ovviamente funzionano tra di loro, ma troviamo la compatibilità con gli interfoni di Interphone, quindi via mesh comunica Sena con Interphone. E detto questo, Franceschino vostro, che Interphone ha preso? E the winner is Sena 50R, ma non perché sia migliore degli altri, sono tutti ottimi interfoni. Ho scelto questo per rimanere all'interno del marchio Sena, quindi avere compatibilità al 100%. Inoltre questo specifico modello rispetto al 60S, che tra l'altro è anche superiore, perché questo non ha la basetta, quindi non si può sganciare dal casco. Da un lato perdo il fatto che non posso intercambiarlo tra un casco e l'altro, ma al tempo stesso abbiamo anche una centralina più sottile, nel senso che senza basetta sporgerà meno dal casco. Inoltre le versioni che non hanno la basetta, quindi lo sgancio rapido, hanno il cavo che va direttamente all'interno della centralina. Questo potrebbe essere un plus perché i contatti non sono esposti e nelle zone che noi attraversiamo con tanto sale può restituire tra virgolette una maggiore affidabilità, ma ricordo che in questo caso perdiamo la portabilità da un casco all'altro. Provo a farvelo vedere esteticamente come rimarrà sul casco. Personalmente mi piace tantissimo, come detto non sporgerà tanto proprio perché non ha la basetta per lo sgancio, ma proprio per questo motivo per ricaricarlo dovrò portarmi dietro il casco. Le casse sono da 40 mm di diametro in collaborazione con Harman Kardon, quindi non ci resta che montarlo, ma facciamo una carrellata anche degli altri interfoni perché, ripeto, sono tutti molto interessanti. Passando allo Ucom 16 di Interphone, che ha lo stesso concetto, ovvero senza la basetta per lo sgancio, infatti il filo finisce dentro, col fatto che ha la batteria esterna, guardate quanto è sottile. Nella vista frontale come dimensione è simile, ma lateralmente col fatto che questo non ha la batteria interna è molto più sottile. Così è come rimarrebbe sul casco, super sottile lateralmente, ma con questo modello dovrete installare la batteria qua. Spostandoci sugli altri tre troviamo le centraline con la batteria integrata e le basette per poterli sganciare dal casco. Con il Cardo avremo questa basetta che tra l'altro mi piace tantissimo, un ottimo sistema di ancoraggio magnetico che poi si trasforma in meccanico. Guardate, avvicino la centralina alla basetta. Con la basetta ovviamente sporgerà un po' più dal casco, ma avrete l'opzione di sganciarlo. Ed inoltre vi ho detto aggancio magnetico poi meccanico perché per sganciare la centralina bisogna abbassare questa linguetta e spingere nel senso opposto di marcia, mentre così è come rimarrà esteticamente sul casco con la basetta, ed anche questo esteticamente non male. Inoltre in questa versione top troviamo delle casse enormi da 45 mm di diametro marcate JBL. Ora abbiamo la basetta del Midland R1 Mesh ed anche in questo caso aggancio magnetico poi meccanico. Per sganciare la centralina bisogna spingere su questa linguettina. Qua vedete i magneti, e così come rimane esteticamente sul casco. Le casse del Midland sono marcate RCF ed hanno circa 40 mm di diametro. Ed infine passiamo alla basetta del Sena S60 che si infila direttamente all'interno del casco. Anche qua troviamo un aggancio magnetico, ma i contatti sono differenti perché qua c'è una classica presa USB-C addirittura nascosta da questo coperchio. Ve lo appoggio qua perché riesco meglio. C'è praticamente questo coperchio calamitato che protegge il contatto USB di tipo C. Ripeto, sistema di aggancio magnetico ma molto ben realizzato. Per sganciarlo basta spingere verso l'alto. Così come rimane con la centralina visto da sopra per capirne la sporgenza. Qua addirittura davanti troviamo un LED per illuminare ed infine la vista laterale. Ed anche per il Sena S60 le casse sono marcate Harman Kardon da 40 mm di diametro, ma come potete vedere all'interno della confezione trovate praticamente di tutto, inserti intercambiabili in 3 colorazioni, se ci mettiamo l'originale sono 4, ma cosa più importante è che all'interno della confezione trovate il doppio kit. Questo per un casco e questo per il secondo casco. E concludo dicendo che il Sena 60S ad ora è l'unico interfono presente sul mercato con la nuova versione del mesh, che significa che quando noi motociclisti usciamo dal nodo, quindi dal raggio d'azione del wifi, l'interfono si collegherà via VoIP al telefono cellulare ed il limite non sarà più il raggio d'azione del wifi, bensì la rete cellulare dei nostri telefoni. Ma se siete arrivati fino a qua vi meritate il pippone, o meglio il regalo.
Allora, che cos'è questo regalo? Che cosa sono i video pippore? Onestamente non so neanche da dove cominciare, però andiamo per gradi. Sapete benissimo della mia collaborazione con il negozio Motostorm, sapete anche che Motostorm vende praticamente tutto. Quindi Franceschino vostro, cosa ha pensato? Franceschino è andato dai titolari Filippo e Savio, che risalutiamo, e gli ha chiesto questa cosa. Sarebbe molto interessante se voi potesse darci delle cose che appunto io posso portare sul canale in maniera tale che chi guarda i video bello seduto comodo dal divano di casa possa avere una visione del prodotto effettivamente come è stato pensato, progettato, i materiali impiegati, il peso, eccetera eccetera. Però c'è un problema. Qual è il problema? Ho la barba bianca, molti di voi siete anche più vecchi di me, quindi non è che vi devo spiegare come funziona la vita. Cioè, questa roba costa un botto di soldi e chi è che paga? Perché avete visto, io la roba l'ho aperta, l'ho tirata fuori dalla confezione, quindi le confezioni non sono più sigillate. Quindi ho avuto la brillante idea, e questa idea ovviamente è stata accompagnata, è stata seguita anche appunto da Filippo e Savio. Io potrei portarvi ovviamente nel periodo dell'anno che noi torniamo dal Sud America oppure da altre parti del mondo, quel mese, 2 mesi all'anno, dei prodotti di qualunque genere che voi magari mi chiedete sotto nei commenti, io potrei portarveli, mostrarveli e quei singoli prodotti farveli avere ad un prezzo agevolato. Allora, considerate che questa cosa, con la massima onestà intellettuale, ma tanto ci potete anche arrivare, è una bella rottura di coglioni sia per me che per Motostorm, perché di fondo non ci guadagna nulla nessuno. Però, e qua c'è un però enorme, io devo riconoscere che nei periodi di difficoltà ci avete dato una mano veramente pazzesca, basta che penso a quel giorno che siamo caduti, anzi non ci voglio ripensare. Cioè, nei momenti di difficoltà ci siete stati in tanti, presenti sotto tutti i punti di vista. Quindi se adesso io con questo lavoro, con la visibilità, con l'impegno, la passione, riesco ad avere qualcosina, ovviamente ragazzi non è che le cose ce le possono regalare, alla fine Roma è stata fatta un pezzo alla volta, quindi magari in futuro attaccare un ulteriore tassello. Comunque ragazzi, vado corto, vado diretto al punto. Allora, questi prodotti come avete visto io non li ho attivati perché sono prodotti elettronici e la garanzia parte appunto dal momento dell'attivazione. La mia idea ora è quella di rimettere in maniera super precisa, meticolosa, dettagliata, ormai mi conoscete come sono fatto, tutta questa roba all'interno delle confezioni. Io prendo queste confezioni e le rispedisco a Motostorm. Poi questo fardello me lo prendo sulle spalle io, vi lascio la mia mail. Se qualcuno di voi volesse acquistare questi prodotti, vi lascio tutti i dati, io questi dati li giro a Motostorm, poi Motostorm vi contatterà e in maniera semplicissima si chiude l'acquisto online. Ripeto, questi prodotti non sono stati attivati, quindi vi arriveranno a casa con lo scontrino, con la fattura, voi li attiverete e da quel giorno inizierà la garanzia. Quindi rispetto ad un prodotto perfettamente nuovo ed integro, qua possiamo dire che mancherà solo il sigillo di garanzia. Ovviamente i prezzi che sto per dirvi, se li andate a confrontare ora nel periodo delle Black Friday, ci mettete anche il mio codice sconto, le differenze saranno minime. Però la mia idea è di portare avanti questi video pippore anche nei periodi dove non ci sono gli sconti. Detto questo ragazzi, io vi lascio la mia mail in sovraimpressione, vi lascio tutti i dati che dovete inviarmi, io li giro a Motostorm, Motostorm vi contatterà e poi, come se fosse una classica vendita online, concluderete l'acquisto. E telefono alla mano, vengo vicino perché qua ho tutta la lista con i prezzi aggiornati, quindi scontati. Per quanto riguarda il cardo, da 469,95 potrete averlo a 300 euro. Per l'Interphone Ucom 16 da 339 a 200, per il Midland R1 Mesh da 419 a 270 la coppia, per il Sena S60 da 399 a 280 ed ora udite bene, per quanto riguarda il Sena SRL quello non tornerà da Motostorm, quindi se lo volete acquistare vi arriverà sigillato, quindi lo sconto sarà un po' meno, comunque da 369 a 280 euro, mentre per il Sena 50R che comunque rimarrà sempre qua vi arriverà, ripeto, sigillato da 369
a 275 euro. Ripeto, questo video potremmo definirlo in versione beta. Io in primis ve lo ammetto con la massima trasparenza che non sapevo come gestirlo, nel senso, vi dico, scrivete nella mail, ma magari in futuro ci inventeremo qualcosa di nuovo. Anzi, se avete un consiglio lasciatelo sotto nei commenti, i consigli sono sempre ben accetti. Per il resto sono stracotto, guardate che ora è, le 22:43 e ancora devo fare cena, però penso e spero di aver fatto cosa buona e giusta e magari guardo in prospettiva con la possibilità, come detto, di poter migliorare. Ciao ragazzi e come sempre, fate i bravi ma non troppo. Ah, dimenticavo un dettaglio fondamentale, ad accaparrarsi la vendita sarà chi scrive per primo, nel senso che se mi scrive Mario Rossi, mi dice Francesco voglio il Sena S60, io risponderò solo a Mario Rossi. Chi arriverà successivamente, vi chiedo scusa, non vi risponderò perché voi non potete immaginare e anche per questo vi chiedo nuovamente scusa, non riesco a rispondere a tutti i messaggi che mi arrivano. Quindi ragazzi, capitemi, e all'interno della mail, per fare le cose con la massima trasparenza, vi chiedo se io posso aggiungere sotto nei commenti dei video il vostro nome, non serve il cognome, magari solo il nome, per dare la trasparenza che questi prodotti arriveranno a qualcuno. Detto questo, nuovamente ciao. E adesso venite qua a darmi una mano a rimettere tutto preciso all'interno delle confezioni. Mamma mia, che disastro, che disastro. But don't